Sai, c'è una cosa che tutti capiamo quando ormai è troppo tardi. Le persone che ci vogliono più bene, molte volte sono proprio quelle che ci dicono le cose che meno vogliamo sentire. E per questo spesso smettiamo di ascoltarle. Quando entri nell'adolescenza, succede quasi sempre. Gli adulti sembrano non capirti, ogni consiglio sembra una critica, ogni avvertimento sembra un limite. È normale, lo è stato per me, lo è stato credo per quasi tutti. Io ho avuto una madre che per noi era anche un'amica, anzi, a dirla tutta, la mia migliore amica. Anche se nell'adolescenza facevo fatica a vederla così. C'erano cose di cui mi vergognavo a parlarle, cose che tenevo per me. E quando lei mi diceva qualcosa sul mio ragazzino, su una situazione o su come stavo, molte volte la prendevo male, perché le sue parole non confermavano quello che volevo sentire. Ma lei non cercava di farmi dispetto, cercava semplicemente di dirmi quello che vedeva, con tutta l'esperienza che aveva e con tutto l'amore che aveva. E questo l'ho capito davvero anche grazie a una storia che ho visto da vicino, vicinissimo. Una mia carissima amica d'infanzia, Cinzia. Cinzia si era innamorata a 16 anni di un ragazzo meraviglioso, uno di quegli uomini che quando li conosci capisci subito perché lei se ne fosse innamorata. Stavano insieme da anni, non litigavano quasi mai, c'era un'intesa rara. Chi li vedeva da fuori pensava fossero fatti l'uno per l'altra. Tutti vedevano una coppia perfetta. Tutti, tranne una persona, sua madre. Lei non giudicava quel ragazzo, anzi lo stimava, lo considerava un bravo ragazzo. Ma un giorno disse a Cinzia che loro due erano molto diversi. Lei sognava all'università e voleva costruire qualcosa di grande. Lui invece stava bene ed era felice nella sua dimensione. Le disse: crescerete in direzioni diverse e un giorno lui si sentirà fuori posto nel tuo mondo, oppure sarai tu a sentirti troppo piccola nel suo. Ma Cinzia non voleva ascoltare. Era giovane, era innamorata e quando sei innamorata a quell'età sei convinta di vedere tutto e invece quasi sempre non vedi ancora abbastanza. Gli anni passarono, Cinzia andò all'università, cominciò a frequentare un mondo diverso e lui cercava di starle vicino. Andava, la raggiungeva, faceva di tutto, ma si sentiva fuori posto. Lo si vedeva, quel disagio silenzioso di cui nessuno parlava, ma che era sempre lì, e il divario cresceva. Piano, senza colpe e senza cattiveria, ma cresceva. Poi un giorno lui le disse che la casa era quasi pronta, che a maggio si sarebbero potuti sposare. E Cinzia aveva un crollo, non perché non lo amasse, lo amava tanto, ma in quel momento le tornarono in mente le parole di sua madre e per la prima volta le ascoltò davvero. Lo lasciò e pianse tantissimo, soffrì moltissimo, perché il dolore era reale, l'amore era reale, ma aveva finalmente capito che sua madre aveva visto il futuro, non perché fosse un'indovina, ma perché aveva già vissuto abbastanza da riconoscere una strada, prima ancora che quella strada iniziasse. E sai qual è la parte più bella di questa storia? La persona che le rimase più vicina in quel momento fu proprio sua madre. Ricordo ancora quando Cinzia mi raccontò di essere arrivata a casa distrutta. Si era sdraiata sul divano e sua madre si era seduta accanto a lei. Le aveva preso la testa sulle gambe e le accarezzava i capelli, in silenzio. Quella donna aveva avuto il coraggio di dirle una verità scomoda anni prima. E poi aveva avuto la grazia di non dirle mai «te l'avevo detto». Giulia, ci saranno tante persone che ti diranno quello che vuoi sentirti dire e poi ce ne saranno poche, pochissime, che avranno il coraggio di dirti la verità, anche quando rischiano di farti arrabbiare. Una madre, un padre, uno zio, una zia, un nonno, un insegnante, qualcuno che ti vuole davvero bene. Non ignorare mai quelle parole. Magari in quel momento ti sembreranno ingiuste, magari penserai che non ti capiscono, ma a volte chi ha già vissuto riesce a vedere una strada prima ancora che tu inizi a percorrerla. E questo vale per una ragazza, ma vale esattamente allo stesso modo per un ragazzo, perché l'amore, l'amicizia, la vita non fanno differenza. Questo, Giulia, nessuno ve lo dice quando siete piccoli.